Ciao a tutti fan di Detective Conan. Inizio il video dicendo, intanto benvenuti, inizio il video dicendo che questo video esce un po' dopo rispetto agli altri, cioè nel senso è da un po' che non pubblico, da qualche giorno che non pubblico perché stavo lavorando ad un altro video di cui vi parlerò più tardi. E questo video sarà la recensione di, come avrete intuito, del quinto film di Detective Conan, Trappola di cristallo, o in inglese Countdown to the Heaven. Il video su cui stavo lavorando ora, si lega anche a questo film e quindi dovrebbe uscire la settimana prossima perché è davvero davvero un grande video che vi potrebbe piacere legato a questo film. E poi ho delle novità, infatti ho cambiato il nome del canale, è diventato Detective Conan Eneng, cioè metto anche i sottotitoli in inglese per espandere un po', come piace dire a me, per spalmare Detective Conan in tutta la community di YouTube, anche se è un piccolo canale, però si inizia dalle basi, insomma. Quindi parlerò più chiaramente per far sì che i sottotitoli si generino anche in inglese e niente, buona visione per questa recensione. Il film inizia con un'inquadratura della macchina del professore Agasa e infatti i Detective Boys stanno andando in campeggio e non succede nulla di interessante a parte la conversazione sulle due torri di West Ama City che saranno inaugurate a breve. Vanno al campeggio e gente quella notte si alza, credo per andare in bagno, e vede Ai che sta al telefono e poi vengono inquadrati gin e vodka e dicono sì, sarà lì all'inaugurazione delle torri. Infatti in questo film appariranno gin e vodka. E mentre tornano i giovani detective fanno questo gioco, ossia di contare i 30 secondi esatti ed Ayumi riesce ad azzeccarli precisamente. Intanto arrivano dove ci sono le torri e lì una sorpresa e incontrano Goro, Ran e Sonoko. Infatti Goro deve incontrare un'amica sua che è presidente del gruppo che ha fatto costruire le torri. Qui conosciamo la segretaria dell'amica di Goro, Sawaguchi. Poi conosciamo anche il tecnico, quello che si occupa dei software, il signor Ara. E poi un anziano signore che si occupa di disegni giapponesi. E, se, Kisaragi. E sto vedendo dai caratteri hiragana come si chiamano perché non mi ricordo. Kisaragi e il signor Oki che ha finanziato la costruzione delle torri e ci viene anche presentato un altro personaggio che è un architetto che le ha ideate e c'è un riferimento al primo film. Infatti questo architetto, ve l'ho messo anche nel quiz, è stato un allievo di Teiji Moriglia del primo film, Il colpevole. Il giorno dopo 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 che c'è stata la presentazione, tutti vanno dalla polizia perché infatti fanno vedere che c'è stato un omicidio e hanno fatto vedere l'uomo nero che ha ucciso il signor Rocky. Vanno dalla polizia, parlano, ci sono questi 5 sospetti e dicono che c'è questa tazzina rotta di sake come l'ultimo messaggio della vittima, apparentemente per ora. E allora fanno varie ipotesi e
e niente, Conan sospetta anche che possano essere stati gin e vodka, però Ai dice no, sono troppo intelligenti, cioè almeno, cioè, non sono così stupidi da lasciare una prova così evidente del loro crimine. Allora la pista si allontana dai uomini in nero e, e fanno varie ipotesi e poi i Detective Boys vogliono indagare senza che lo sappia Conan, perché Conan è molto protettivo rispetto ai bambini e quindi vogliono fare di nascosto, però Conan lo scopre, allora vanno a indagare insieme. Vanno prima a casa del signor Ara, ma lo trovano morto e, e sparato in petto e con in mano un coltello da cucina. E la polizia dirà che probabilmente stava tagliando la torta. E, e Conan nota che c'è un'altra tazzina da sake rotta vicino al corpo e che ci sono dei pezzi sul sangue. Però, nonostante però poi la scientifica non abbia trovato pezzi di ceramica insanguinati vicino al corpo. Ovviamente Conan non dice niente di questo, però la gente della scientifica dice no, non c'erano pezzi insanguinati. E una notte si scopre che il professor Akasa scopre che Ai si è svegliata e, e si è diretta nel seminterrato e stava al telefono con qualcuno. E allora ne parla con Conan, e, però Conan lo rassicura dicendo che Ai non ha cattive intenzioni di sicuro. Infatti al professor Akasa dispiace pure sospettare di lei. E, e poi quindi Conan va a casa di AI del professore a casa e la scena si sposta dall'ex appartamento della sorella di AI a Mimiano che, che era stata occupata da gin e vodka e, perché hanno saputo che probabilmente cioè che c'erano delle chiamate che probabilmente aveva fatto Sherry, cioè Shiomiano ai e allora vanno lì e provano a rintracciare il numero che chiama, però Conan stacca la spina appena in tempo, la spina del telefono, stacca la spina e Jin non fa in tempo a vedere il numero che chiamava. Lì per lì Ai si arrabbia, però poi vabbè chiede scusa e non è successo niente. Ha fatto una cosa pericolosa, però è finita lì. E, intanto tutti i ragazzi sono stati invitati all'inaugurazione della torre, delle due torri di West City. E all'inaugurazione ci sono tutti, ci sono a questo punto i sospettati perché i sospetti sono ricaduti sulla segretaria dell'amica di Goro, ehm, poi l'amica di Goro, l'architetto e poi è rimasto l'anziano, il signor Kisara, com'era? Kisaragi e, e basta, poi il resto, gli altri sono morti. A proposito di morti, in questa inaugurazione, durante la mostra dei dipinti del signor Kisaragi, eh, eh, viene ritrovata, cioè viene ritrovata l'amica di Goro impiccata. Cioè, praticamente è successo questo. Lei aveva una collana con una corda di pianoforte attaccata. Ovviamente lei non se n'è accorta. Era stata messa ehm,
sopra una trave tipo e poi agganciata alla cornice del quadro, così che quando il quadro scendesse sarebbe sceso, lei si sarebbe alzata e sarebbe soffocata. Allora Goro fa abbassare subito il sipario, ehm, però ormai è troppo tardi, quindi iniziano le indagini anche lì. In tutto ciò Goro ha anche vinto una Mustang perché hanno partecipato appunto al gioco dei 30 secondi, lo stesso che hanno fatto i bambini, e ha vinto una Mustang che poi sarà la protagonista della scena finale. Non vi anticipo ancora niente. Allora, poi tra l'altro Sonoko si è fatta anche una nuova pettinatura perché c'è stata una scena simpatica verso l'inizio quando hanno presentato il signor Ara, quando c'era una macchina che rilevava la faccia di come saresti stato tra 10 anni. Conan da errore, però a tutti gli altri dalla faccia di 10 anni dopo. E Sonoko viene una persona che non le piace, cioè una persona orribile. Tutto questo per dire che Sonoko cambia pettinatura e, e allora torniamo a noi. E, non che la pettinatura non sia importante, anzi sarà molto importante come in tutte le cose in Detective Conan, però torniamo a noi, c'è l'omicidio e Conan e i ragazzi avevano già indagato a casa dell'architetto e da Kisaragi, il pittore che è specializzato in dipinti in Monte Fuji. Allora Conan trova una perla e lì scopre qualcosa che ancora non ci viene detto. E intanto si verifica un'esplosione nella sala computer e nella sala elettrica e così tutti gli ascensori sono bloccati e il palazzo inizia a prendere fuoco e allora decidono di, ehm, di scendere con l'ascensore, le donne, i bambini e gli anziani di scendere con l'ascensore fino al piano terra. Invece gli uomini di prendere le scale, arrivare al 60° piano e di andare nell'altra torre che è intatta. Le esplosioni continuano, c'è un gran trambusto e qui c'è anche una scena un po' cioè che la prima volta che l'ho visto mi sono un po' messo a ridere, che il Kisaragi, l'anziano, e quando dovevano scappare tutti perché c'è l'incendio, Megure lo voleva far mettere nell'ascensore, però lui non vuole. E allora Megure dice: "Ne è sicuro?" E lui dice: "Non mi tratti come se fossi in Matusalemme." E questa battuta mi ha fatto ridere la prima volta che l'ho sentita. Il perché non lo so neanche io, ma andiamo avanti. Mentre Conan, Sonoko, Ran e altre donne e ragazze stanno nell'ascensore, Conan vede che dall'altra parte del palazzo c'è Jin con un fucile da cecchino che sta puntando ehm, appunto il cecchino perché scambia Sonoko per Sherry. Infatti Sonoko si era fatta i capelli come egli e quindi Jin è convinto che sia Sherry, le spara, però Conan dice a Sonoko: "Guarda, abbassati che ti sei slacciata la gonna", e lei si abbassa, però il proiettile va a finire nei circuiti, non la prende ma va a finire nei circuiti, quindi l'ascensore si blocca. I Detective Boys intanto hanno lasciato il posto a un'altra signora in ascensore, quindi stanno a piedi. Tutti gli uomini sono riusciti ad arrivare sani e salvi a terra. E, però Conan, Ran e Sonoko stanno in questo ascensore bloccato. Escono dalla botola, Ran riesce ad aprire le porte dell'ascensore e si ritrovano
al 45esimo piano dove c'è un altro ponte che porta alla torre B, la chiamano torre B. E succede che praticamente tutti, tranne Conan e Ran, riescono ad andare alla torre B perché si scopre che Gin e Vodka sono stati Gin e Vodka a mettere le bombe per quello di bloccare tutte le vie di fuga affinché Sherry prendesse, che sapevano che sarebbe stata là, Sherry prendesse l'ascensore, quello che dà al di fuori, quello di vetro, dove punterà il cecchino Gin. Fanno sì che prendano tutti quell'ascensore, Vodka va alla torre B, controlla chi sta uscendo, dice stanno uscendo solo uomini e Gin intanto controlla l'ascensore, ci sono solo donne, bambini e anziani, ma non c'è Sherry. Fa esplodere il ponte, ci sono due ponti, uno sopra al 60esimo piano e uno sotto al 45esimo. Fa esplodere il ponte che sta in alto dove intanto ci sono i Detective Boys che stanno cercando di arrivare alla torre B perché hanno fatto i galantuomini e hanno fatto passare una signora col bambino. Ehm, sa- i Detective Boys stanno per passare il ponte ma esplode e il ponte cade sull'altro ponte dove c'è Ran e Conan che quindi rimangono lì perché crollano tutti e due i ponti, uno sopra l'altro. E così sia i Detective Boys che Ran e Conan sono intrappolati nella torre A. Una scena, qua c'è una scena molto bella, ma non la più bella di tutte, quella viene dopo. C'è una scena molto bella dove fa vedere Ran coraggiosa, Ran è molto coraggiosa come personaggio, fa vedere proprio al massimo del suo coraggio che prende un tubo e lo lega a un pezzo di ferro che sta attaccato per terra, lega Conan a sé e lega pure lei e si butta da- dal palazzo e riesce a dondolare, rompe una finestra come nei film d'azione classici e riescono a uscire quindi Conan e Ran mentre i Detective Boys sono ancora intrappolati e si stanno dirigendo sul tetto per prendere l'elicottero. Il problema è il seguente, che Gin e Vodka non si sono stufati delle esplosioni e infatti oltre a distruggere la sala informatica per distruggere tutti i dati sull'organizzazione che il signor Ara aveva messo lì, ma poi ci arriviamo, ora è tutto confuso, ma poi ci arriviamo tranquilli. Ehm, il colpevole, tanto ancora non ho detto il nome, ehm, perché il signor Ara è nei computer del signor Ara, quello con gli occhiali per dirci, erano stati tolti tutti i dati e quindi si sospetta che che faceva almeno parte dell'organizzazione degli uomini in nero. Vengono distrutti anche i computer dell'edificio, però come ho detto Gin e Vodka non sono stufi di esplosioni e fanno esplodere anche il tetto, in modo che Sherry, che pensano sia ancora lì dentro, ehm, e non abbia via di fuga. Ehm, allora Conan decide di raggiungere i bambini per salvarli, quindi Ayumi, Mitsuhiko e Genta. Li raggiunge con lo skateboard, infatti va al 60esimo piano, lì fa un salto micidiale con lo skateboard da una parte all'altra e, e riesce a raggiungerli. Il gruppo sale, però Conan e si fermano al 75esimo piano dove sta impiccata la signorina, l'amica di Goro. Infatti c'è ancora una questione da risolvere, ossia il colpevole. Vedono l'uomo nero, il classico uomo nero di Detective Conan, lo vedono in piedi là davanti al dipinto e allora Conan dice è stato lei a uccidere, a freddare il signor Oki e la signorina che non mi ricordo come si chiama sinceramente, l'amica di Goro
il presidente che ha fatto costruire le torri, è stato lei, e il movente sono proprio i suoi quadri, e quindi Ai dice aspetta, i suoi quadri, allora il colpevole, sì, il colpevole è Kisaragi. Viene inquadrato in volto, e l'anziano signore li guarda e dice e fanno le loro deduzioni e le espongono, e Conan racconta di come quando sono stati da lui le tende erano chiuse nonostante il Monte Fuji da lì si vedesse molto bene, e il motivo era che le torri di West City dividevano in due il palazzo. Questo era il messaggio della tazzina di Sake Rotta, che non era per l'appunto un messaggio della vittima, ma essendo stata ritrovata anche vicino al signor Ara e poi anche dell'amica di Goro, si è trattato di omicidi seriali. Però è stato molto fortunato il colpevole, perché in un certo senso, perché la seconda vittima, il signor Ara, non è stata uccisa da lui. Il signor, il vecchio, cioè ehm, come era che si chiamava? Eh, Kisaragi. Ehm, Dopo che Detective Boys l'aveva interrogato, che tra l'altro lui non ha voluto dire una parola, dopo questo era andato a casa del signor Aram, ma l'aveva trovato già morto. E allora ha messo la tazzina da Sake per far credere di questi omicidi seriali, perché nei omicidi seriali, anche se sono magari 10 vittime, 10 delitti, tu hai un alibi per, che ne so, il terzo delitto, e si è scagionato completamente. E quindi è venuta questa idea, ne ha approfittato. Non sarà che è stato ucciso il signor Ara, ma ne ha approfittato. Ma ora arriviamo anche a quello. Ehm, Conan racconta di come abbia ucciso il signor Rocky, sempre per la questione dei quadri. Infatti nella foto che vi ho fatto vedere prima, molto prima del cadavere del signor Rocky, c'erano dei strani schizzi sul quadro, sull'armadio. Ora se riesco ve la rimetto l'immagine. C'erano schizzi strani, perché lì c'era un quadro, appunto quello di Kisaragi, e poi per il secondo omicidio non c'erano cocci insanguinati, perché quando il colpevole ha messo il eh, mi scordo sempre come si chiama, Kisaragi ha messo le sue tazzine, la tazzina di sake, e nessun pezzo di coccio era rimasto insanguinato perché il sangue era secco. Questa era la prova che il signor Ares è ucciso da qualcun altro. Per il terzo omicidio invece aveva sostituito alla signorina, aveva slacciato la collana, però ha detto tranquilla, te la rimetto. Gli ha rimesso una collana identica che però ehm, era, era agganciata a una corda di pianoforte, che quando è calato il quadro lei si è alzata e si è stata impiccata. La prova di questi omicidi sta nel bastone del vecchio. Infatti Conan dice, dopo l'omicidio della terza vittima, il rumore del suo bastone è cambiato. Allora Kisarashi prende il bastone, lo svuota e dentro c'è l'altra collana di perle, di cui Conan aveva anche trovato una perla. Allora spiega il momento, cioè che la donna aveva fatto costruire queste torri, che però impedivano di disegnare il Monte Fuji, di dipingerlo, e quindi l'aveva uccisa. Fa vedere pure il finanziatore, il signor Oki, e voleva uccidere anche il signor Ara, ma era già stato ucciso.
e, e fa vedere proprio che prende dell'inchiostro e divide in due con del nero, con l'inchiostro nero, il dipinto, e questo ricorda l'immagine del Monte Fuji tagliata a metà, come appunto le tazzine sacre che lasciava. E allora sta per suicidarsi bevendo quel che credo fosse cianuro, ma Conan lo addormenta. Però a questo punto anche il tetto prende fiamme, cioè prende fuoco, perché gin e vodka andavano matti per esplosivi, si vede. No, scherzo, sempre per cercare di uccidere Sherry. E hanno pensato delle bombe anche lì, quindi l'unica stanza disponibile è il 75° piano. Ora, che succede? Lì vogliono aspettare che il fuoco si spenga sul tetto per far arrivare l'elicottero, che tra l'altro era già arrivato. Però non hanno il tempo perché tra 4 minuti esploderanno delle bombe che stanno sotto i tavoli, scoprono. Allora a Conan viene un'idea. Lì hanno una Mustang e dall'altra parte, a 50 metri di distanza, c'è un tetto, il tetto della torre B che si può aprire. Ha una piscina e la torre B in cima. E hanno questa Mustang con le chiavi dentro, hanno le bombe. E che decide di fare Conan secondo voi? Praticamente vuole saltare con la macchina da un palazzo all'altro. E gli spiega che è impossibile perché ci vogliono almeno 60 metri. E vi metto l'immagine: ci vogliono almeno 60 metri per andare da un palazzo all'altro. E la differenza d'altezza è di 20 metri. Fa qualche calcolo e dice che per arrivare all'altro tetto deve accelerare a 108 km orari. Poi però non c'è abbastanza spazio e quindi Conan interviene e dice ed è qui che entrano in gioco le bombe. Cioè non dice così, ovviamente, l'ho detto io. Entrano in gioco le bombe e praticamente ed entra in gioco anche l'abilità di Ayumi di 30 secondi. Ho fatto vedere roba. Fanno un po' un mix di tutto. Ora vi spiego tutto il piano di Conan, cioè praticamente quando hanno messo tutte le bombe in un angolo, hanno fatto aprire il tetto dell'altro palazzo e quindi voleva accelerare mentre stava a mezz'aria, le bombe esplodevano e loro sarebbero atterrati tutti sull'altro palazzo, tutti sani e salvi. Però c'era da considerare la tempistica, infatti ehm, dovevano partire circa 5 secondi dall'esplosione per far sì che l'esplosione si sarebbe verificata mentre loro stavano a mezz'aria. Quindi va dalle bombe che non si vedono dalla macchina, va dalle bombe e inizia a contare. E poi quando arriva a 30 inizia a contare a Yumi, che però dice a Conan che deve stare vicino a lei eh, perché dice che a lei batte forte il cuore quando Conan è vicino a lei e conta i battiti del cuore arriva a 30 secondi esatti, proprio netti. E Conan, arrossendo, cioè, accetta. E allora ai 30 secondi Ayumi inizia a contare. Però Ai non torna in macchina. Una volta ultimati i preparativi. Allora eh, si vede gente che esce dalla macchina, la prende con la forza perché lei si vuole sacrificare. La prende con la forza, la butta proprio scaravente in macchina. E, la macchina parte e stanno a mezz'aria quando le bombe esplodono e ovviamente riescono a atterrare sull'altro tetto. E durante il volo, chiamiamolo così, Ai sta per cadere dalla macchina perché non ha la cintura e Mitsuhiko la tiene per la mano. Però comunque ci sono delle sporgenze in piscina, ci sono dei cristalli, no? Del stato di cristallo. E
che sarebbero che avrebbero trafitto AI nonostante Mitsuhiko la tenesse per mano, perché stava fuori dalla macchina. Ora vi metto l'immagine. Allora Conan prende il casco che aveva in testa Yumi e, dato che ancora non è apparso nessun gadget, usa le sue scarpe per rompere questa statua, e c'è proprio pelo pelo che AI non la prenda, non la prende in pieno la statua. Atterrano sulla piscina, in piscina, e dopo qualche battuta tipo del fatto che Ayumi si è innamorata di Conan, eccetera, dopo qualche battuta su questo fatto il film finisce. Cioè, più che altro c'è l'outro, c'è la sigla finale. Goro, Ran e un po' tutti salgono al palazzo, all'ultimo piano della torre B, e fa vedere anche una piccola cosa comica di come Goro, che aveva vinto quella Mustang stupenda, e cade in piscina, sviene in piscina perché l'ha perduta, e il film finisce definitivamente. Questa recensione è durata di meno perché non vi ho raccontato alcune scene, che, che però tengo a raccontarvi perché sono comunque abbastanza importanti. Allora, una scena che ho tagliato all'inizio è quella che dopo le presentazioni alle torri, Ayumi va da Ran, anzi Mitsuhiko va da Ran e le dice che le deve parlare. Poi va via e Ayumi va anche lei da Ran e dice che le deve parlare in privato. La scena si sposta da Mitsuhiko e Ran e parlano, e Mitsuhiko dice che le piace Ei e le piace Ayumi, tutte e due. Dice mi dovrei vergognare, Ran dice no, tranquillo. Però dice anche che Ayumi sembra che sia innamorata di Conan, e il loro dialogo finisce lì. Poi Ran parla con Ayumi e Ayumi dice che a Conan, che è effettivamente innamorata di Conan, ma Conan piace un'altra. Ran pensa, ah, e Ayumi dice no, sei tu. Infatti Ayumi era preoccupata per questo perché comunque era innamorata di Conan. Niente, questa è una scena che all'inizio ho tagliato perché ritenevo poco importante, ma poi l'ho rimessa, cioè ho deciso di raccontarvela al volo proprio, perché per esempio alla fine, quando Mitsuhiko tiene per la mano Ai, Ai lo ringrazia, Mitsuhiko arrossisce, poi, Ayumi ringrazia Conan che si tenevano per mano in macchina, eccetera. Questo porta avanti le relazioni tra i Detective Boys, anche se Conan e Ai saranno destinati purtroppo per alcuni, ma per fortuna per loro, a tornare grandi. Quindi quando torneranno grandi non so cosa farà Yumi e non so cosa farà Mitsuhiko. E intanto gente è rimasto lì in disparte. Niente, questo era il film. Sono passati 33 minuti. Non vi ho detto che ho ucciso il signor Ara. Chi può essere? Allora, vi spiego. Aveva un coltello da cucina d'argento, con il quale sembrava si dovesse difendere. Invece, no. Era un suo messaggio. Vi lascio un po' di tempo per indovinare chi è il colpevole. Quindi bloccate il video. Ok. E se non avete bloccato vuol dire che lo volete sapere subito. Beh, Conan spiega che lì il coltello di, di argento si scrive Gin, cioè Gin, che è messo su una bottiglia dentro il liquore. Effettivamente Gin ha ucciso il signor Ara perché faceva parte dell'organizzazione come un componente informatico e uno scienziato, diciamo. E Kisaragi ha avuto, non lo so ricordare il nome stavolta, ha avuto diciamo, la fortuna di usare questo metodo per scagionarsi e riuscire a dare rosa dei sospetti.
E alla fine gin e vodka restano a mani vuote perché Sherry a quanto pare dicono che a quanto pare non c'era, invece c'era e come, era lei e si è salvata perché gin e vodka vengono a sapere ovviamente della macchina che è atterrata sull'altro palazzo, però dicono guarda c'è un vecchio e 5 bambini. Allora niente, la storia dei uomini nero finisce lì e finisce anche il film. È arrivata la fatidica ora della frase che non ho menzionato. La frase è in questo caso quando Genta prende Ai con la forza e in realtà è una scena anche legata all'inizio, che quando Mitsuhiko stava mangiando il riso al campeggio, Genta gli dice guarda sei uno sprecone perché hai lasciato qualche chicco. Mia madre dice che non si lascia neanche un chicco di riso. E infatti nel doppiaggio originale quando Genta prende Ai con la forza dice queste parole più o meno. Ehm, Mia madre dice di non lasciare nemmeno un chicco di riso, di non far avanzare nemmeno un chicco di riso e quindi la prende e la porta, la porta in macchina. Infatti quando dice quando Ai lo ringrazia dice anche nel doppiaggio italiano grazie anche se l'hai fatto per far contenta la tua mamma. Nel doppiaggio italiano invece Genta dice questa frase ed ecco la frase che mi è piaciuta. ehm, Mia madre dice di aiutare sempre il prossimo anche se con la forza. E questa frase mi ha colpito perché ehm, è scontata, sì, ma mai troppo. E mi ha colpito, non c'è nemmeno una spiegazione, perché è vera, cioè è una frase che si dice sempre, però fa il suo effetto quando appare in un film bello come questo, in una scena bella come quella. E, e niente, la scena preferita è di sicuro quella con la Mustang. E vi ricordate quando inizio video vi ho detto che stavo lavorando a un altro video? Ecco, AI e Conan fanno dei calcoli in quella scena, ma quanto sono verosimili quei calcoli? Ora, la camera del mio telefono è rotta e quindi devo aspettare che mi aggiustino l'iPad per fare delle riprese. Questo avverrà la settimana prossima. Farò delle riprese dove faccio dei calcoli, però metto anche in chiaro il fatto delle bombe. Non vi spoilerò troppo. Farò anche il calcolo dell'impatto brutto delle bombe, se riesco. E, ve lo allegherò, cioè, tra virgolette, ve lo allegherò a questo video. Ce lo metto vicino, dico proprio guardare quest'altro video. Cioè, eh, quindi se vi siete imbattuti in questo video eh, potete anche aspettare quel video là, oppure se vi siete imbattuti in questo video e l'altro video è già uscito perché magari lo vedete in ritardo, andatevi a vedere anche quello. Io ancora non l'ho fatto, cioè i calcoli li ho fatti però fatti off camera, o meglio cioè il video l'ho cancellato per sbaglio, quindi perdonatemi. ehm che posso dire? Questo film, quando ero qualche anno fa, è stato subito tra il mio film preferito perché aveva questa scena della Mustang che è epica. Ehm, Poi credo che il mio film preferito oggi sia un altro, e non questo, però questo se la gioca. Vi racconto anche un aneddoto. Dato che ho avuto la geniale idea di testare le mie nuove cuffie della PlayStation su Share Factory. Infatti volevo editare questo video su Share Factory sulla Play, no? E quindi ho fatto tutti i screenshot sulla Play, però poi ho scoperto che su Share Factory non puoi dire quanto far durare una foto. Puoi far durare il tempo in maniera diversa in una clip video, ma in una foto non ci sono riuscito, almeno io. Quindi ho dovuto fare tutto un procedimento, un casino, sono stato un genio praticamente a non calcolare questa cosa.
Quindi like per questa chicca, per questa mia genialata, che ovviamente è sarcasmo, per questa mia genialata. E commentate, dite qual è il vostro film preferito di Detective Conan, che tra l'altro non ve l'ho chiesto in queste recensioni. Io sto aspettando che esca il 25esimo film, appena lo vedo ci faccio una recensione, ma uscirà, a quanto ho capito, cioè tra, tra- non tra tantissimo, ma nemmeno tra poco, tra pochissimo. Perché è uscito al cinema a maggio di quest'anno, e quindi dobbiamo aspettarlo. E niente, questa era la recensione del quinto film di Detective Conan, Countdown to the Heaven, o Trappola di cristallo italianizzato. Spero di aver parlato chiaramente, così anche se mi vede qualcuno inglese, i sottotitoli si generano automaticamente, io li metto in inglese. Spero si siano generati bene, perché io tendo un po' a sbiascicare con le parole, credo l'abbiate notato nei video. Niente, io vi saluto sempre, se non dimenticherò niente. Ormai questa diventa la mia outro, che dice: se non dimenticherò niente, io vi saluto. E diventerà così. Tra l'altro io gesticolo mentre parlo, anche se voi non mi vedete, ma va bene. E vi saluto, lasciate un like per il video, commentate con il vostro film preferito, iscrivetevi per non perdervi la recensione tra quelle che farò di quella del 25esimo film, The Bride of Halloween, la sposa di Halloween. E noi ci vediamo, voi non mi vedete, però nemmeno io, però ci vediamo in un prossimo video. Amici di Detective Conan, ciao ciao.